laghetto eccetera, per la mostra del maestro Fabio Colussi da Trieste. Sono molti anni che il maestro ci onora della sua presenza e come sempre ha portato delle splendide opere di cui lo ringraziamo tanto e che abbiamo ammirato tantissimo. Do la parola alla signora Gabriella Pastor che introdurrà poi la critica e il maestro Colussi. Benissimo, buongiorno a tutti, grazie di essere qua in questa bellissima giornata con queste splendide opere di Fabio Colussi. Diciamo che ormai lo conoscono quasi tutti, grazie anche a internet, a tutte il sito e tutte le mostre che ha fatto nazionali ed internazionali, per cui soffermarmi sulla sua biografia mi sembra un attimino non il caso in questo momento. Io mi soffermerei più che tanto sul dualismo suo, cioè il dualismo che consiste nell'essere diviso in due, l'emozione e la tecnica artistica. Diciamo che sostanzialmente l'emozione che ha Fabio Colussi la si vede in tutte le sue opere, perché sono tutte opere che trasmettono qualcosa, non sono solamente delle vedute fine a se stesso, panoramiche, ma sono degli elementi che danno al pubblico che le osserva un'emozione intensa. Per cui l'emotività di Fabio Colussi si esterna quando lui vede passando una determinata scena, un determinato angolo di una città, che sia Trieste, la sua città natale, che sia Venezia, la città a cui è legato moltissimo. E qui scatta l'emozione. Poi ovviamente che cosa succede? Questa emozione la riversa sulla tela e qui subentra l'altro aspetto della sua personalità, cioè la tecnica artistica maturata in anni e anni di studio, in anni e anni di perfezionamento. E diciamo che l'unione fra Trieste e Venezia si vede. Lui ama moltissimo questa città che gli consente proprio per questo suo dualismo che è l'emotività e la tecnica artistica di dimostrarlo nel miglior modo possibile, perché qui abbiamo dei momenti stupendi di colori, ma abbiamo anche delle trasposizioni architettoniche che diciamo che Venezia ne è piena, per cui una persona che ha questa capacità di unire il colore, ha la capacità di anche assemblare queste sue conoscenze architettoniche della città, fa sì che lo fa diventare quasi un ambasciatore della città di Venezia, un ambasciatore nel mondo, perché riesce ad esprimere tutto quello che la città dà in ogni momento della sua giornata, che sia una mattinata estiva, che sia un tramonto caldo d'inverno o caldo d'estate, tutta quella passione, quell'alone di mistero e di sospensione nel tempo che è tipico di questa meravigliosa città. Io lascerei la parola all'architetto Mariana Cerboni, che segue da anni anche lei Fabio Colussi, e che darà appunto l'interpretazione e tutto quello che Fabio Colussi ha fatto in questi ultimi anni. Grazie. Dunque, allora, su Fabio Colussi io accennerei ad un altro dualismo, un dualismo di formazione, diciamo, culturale. Lui è autodidatta, ha iniziato a a disegnare, a dipingere a 4 anni, seguendo varie tecniche, ma poi attestandosi negli anni 90 sull'olio. Ecco, dicevo dualismo culturale, da un canto la memoria della cultura mitteleuropea da cui noi proveniamo, perché Trieste è stata per diversi secoli diciamo sotto l'egida dell'impero asburgico, e quindi tutti questi afflati artistico-culturali che pervadevano tutta questa ampia serie di regioni e di paesi, no? Dalla Cecoslovacchia alla Bosnia, all'Austria, alla Croazia, insomma fino all'Ungheria, e avevano un certo tipo di connotazione che noi potremmo così diciamo riferire alla parola Sturm und Drang, cioè tempesta e impeto. Queste due parole erano, diciamo, la base di quello che è stato un movimento di fine Settecento proprio nella Mitteleuropa, che preludeva al romanticismo. D'altro canto abbiamo la matrice, chiamiamola così fra virgolette, mediterranea, cioè altoadriatica, nel senso Venezia. Venezia ha avuto, come sapete, un'Accademia di Belle Arti e ha tuttora, ma ha avuto un'Accademia prestigiosissima,
Per esempio io ricordo Ettore Tito, una dinastia di artisti, Luigi Tito e Petito dalla metà dell'Ottocento, a un anno fa in cui è morto proprio Petito, l'ultimo dei suoi rappresentanti, avevano come punto di riferimento la luce chiaramente che pervade Venezia, e mentre in questa cultura mitteleuropea c'era una luce diversa, che dietro al quadro di quel signore per esempio voi trovate una Venezia che ha una leggera traccia o connotazione mitteleuropea, cioè non è la Venezia che c'è oggi, limpida, solare, che noi abbiamo visto quante volte, no? È una Venezia Sturm und Drang, tempesta e impeto. Però queste due matrici, cioè quella veneziana veneta e quella mitteleuropea, in lui si intrecciano. E così abbiamo il risultato di questo, come posso dire, melange artistico di grande qualità. E al di là di questa connotazione critica, è secondo me un maestro che ha un talento naturale, una sensibilità naturale, una capacità di cogliere l'attimo in modo felice, delicato, personale e leggermente al di là del reale. No? Il che ti fa entrare in questa atmosfera leggermente onirica che ti fa sognare e ti porta fuori dal reale, ed è per questo che lui ha tanto successo, no? Anche successo dal punto di vista proprio dei collezionisti, insomma ha ormai le sue opere, come accennava prima Gabriella Pastor, si trovano da Londra a Parigi, no? Dal Belgio, dove avevamo fatto anni fa una mostra in America, insomma in Francia, a cui arriva gente che dopo qualche mese dice: ho visto un quadro di Colussi, vorrei comprarlo. Ecco, quindi adesso su questa cultura mitteleuropea e veneziana, veneto-veneziana, che si intrecciano, si potrebbero fare lunghissimi discorsi che possono toccare Rilke, per esempio, che ha soggiornato tanto tempo nel castello di Duino a Trieste e lì ha scritto le elegie duinesi, per esempio, no? Poi Winckelmann, legato al mondo asburgico, il primo maestro del neoclassico, e Fosco lo stesso con questi suoi tocchi romantici. Io definisco Colussi un artista neoromantico, perché del romanticismo trae questo aspetto così di sogno, di delicatezza, e senza però eccedere. Ecco, io mi fermerei qui perché, ripeto, si potrebbe tenere una lunga conferenza sulle origini proprio culturali e della sua arte, però credo che abbiamo, tra Gabriella e io, abbiamo dato dei flash così, sui quali potete ragionare. Ecco, aggiungerei una cosa importante, scusate, che al di là di queste annotazioni, la sua passione è sacrificio forte, perché una cosa è dipingere ad acrilico, una cosa è dipingere ad acquerello, anche se ci vuole molta maestria per l'acquerello, ma la sua tecnica è la tecnica degli antichi, quelli che preparavano la tela con la colla di coniglio, con il bianco di Spagna, con l'olio di lino, poi aspettavano, poi davano una prima velatura, una prima mano, poi aspettavano, e anche da questa superfettazione di sottili strati di pittura si intravede la trasparenza e la luce, che è un'altra delle doti dell'artista, e che peraltro ha anche una matrice, forse in questo caso anche nella luce di Trieste, perché a Trieste noi, e non lo dico io, lo diceva per esempio Richard Rogers, che è stato Leone alla Carriera proprio qui alla Biennale Architettura di Venezia del 2006, che Trieste ha una luce eccezionale perché il sole tramonta nel mare, sorge dalle colline, ma lo stesso Giorgio Strehler, regista triestino che ha cambiato il Novecento, il teatro del secondo Novecento da così così in Europa, lui ha lanciato sul palcoscenico la luce con lo scenografo Damiani, cioè queste rifrazioni di luce che sembrano in un certo senso quelle vele che noi vedevamo al piccolo teatro di Milano in quegli anni. Erano un po' questi contrappunti luministici, e poi senza non ricordare Diego Marani, che per esempio è un ferrarese, uno scrittore che giunse a Trieste, adesso lui ha 65 anni, a 20 anni, la città azzurra scrisse,
proprio perché scende a Trieste, si innamora della città e da ferrarese ne coglie e ne scrive, ne coglie le caratteristiche, ma scrive della sua luce, della sua luce. E vabbè, adesso ho finito. Allora io direi che Fabio Colussi ci può, questo triestino trattino veneziano, ci può un attimo parlare del Io, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio tutti della vostra presenza. Queste opere che vedete qui, ringrazio Gabriele Pastor e la dottoressa Saboni per quello che hanno detto, sono opere che sono fatte con grande passione. Ogni quadro è un quadro sofferto ma positivamente, nel senso che io cerco di trasmettere sulla tela quello che sento. Non è facile, però bisogna riuscirci per arrivare a certi livelli, perché il quadro può essere bello ma deve dare un'emozione. E se uno guarda il quadro può dire sì è bello però non mi dà nulla, e l'artista per me ha fallito. L'artista deve dare qualcosa, deve dare quello che lui sente. Io cerco di farlo nel miglior modo possibile, vedo che gli apprezzamenti ci sono e sono molto contento di questo. Ritorno a Venezia ogni anno perché qui mi trovo a casa mia con gli amici Gigi Rocca e anche Donatella e anche Alice naturalmente, lavoriamo ormai da diversi anni insieme con reciproca soddisfazione. Per me è un piacere, è la mia seconda parte artistica. Quindi niente, ringrazio tutti per la partecipazione, spero che le opere vi piacciono, sono opere recenti degli ultimi anni, Non possono non piacere. e quindi grazie a tutti e buona visione. Grazie.